La tua mente è un campo di battaglia. Stai scorrendo, confrontando, dubitando e sprecando ore su cose che non contano, mentre i tuoi sogni si infrangono in sottofondo. Ti senti stanco, affamato e spaventato. Ti chiedi, e se non ci fosse altro? Ma cosa succederebbe se ti dicessi che esiste un'arma segreta usata per 2600 anni per scacciare il caos e accendere il tuo superpotere? Sebbene non avessero gli strumenti di oggi, gli antichi maestri buddisti hanno decifrato la mente umana per vincere la sofferenza, creare un impero di pace interiore e vivere con un obiettivo ben definito. Il loro segreto non è rimasto nel passato, ma è presente. In questo video imparerai 6 lezioni proibite per sconfiggere la procrastinazione e le abitudini dannose. Imparerai a riprogrammare il tuo cervello per desiderare la disciplina piuttosto che la dopamina. Riaccentrerai un fuoco così forte che potrà vincere senza combattere. Queste non sono semplici citazioni, ma verità psicologiche modificate. Come il monaco che ha trascorso 9 anni in un fiume per capire la concentrazione, o il samurai che ha provato 10.000 colpi di spada. Questa è una storia irresistibile di automaestria. In soli 10 secondi scoprirai una frase che il Buddha ha usato per eliminare l'ansia. Capirai perché la sofferenza è la tua migliore insegnante e come armarla. Apprenderai un rituale potente usato per eliminare le abitudini nocive in modo costruttivo. Questo non è un semplice aiuto personale, ma una rivoluzione individuale. Non cambiare le abitudini se non sei disposto a smettere di tenere la tua mente prigioniera e a diventarne il maestro. Il tuo futuro ti sta osservando. La vita è come un calcio sulla ruota del potere e le tue abitudini la modellano. All'inizio non sono perfette, ma hanno un grande potenziale. Il potere è nelle tue mani, le tue decisioni, le tue azioni e le tue scelte. Questo costituisce la forma definitiva. Tuttavia, a causa del destino, della fortuna o di circostanze che non possono controllare, molti commettono errori. Non sanno che il potere è sempre nelle loro mani, mentre aspettano che la vita si formi da sola. Il karma, secondo il buddismo, non è un fattore magico che determina la fortuna. È un atto deliberato. L'energia che immetti nel mondo e il modo in cui ti influenza. Ogni pensiero, scelta e reazione è un pennello che dipinge il tuo destino. Lasciare che qualcun altro ti dia una spinta è come lamentarsi delle proprie difficoltà. Ti priva della tua autorità, ma la libertà supera la responsabilità. Ricorda la capacità di trasformare la tua vita quando ne acquisisci tutto il potere. Una frase pronunciata dal Buddha era: tu sei l'uomo delle tue azioni. Stai raccogliendo tutto ciò che stai costruendo. Lascia che questa consapevolezza ti emozioni. Ogni sfida è una conseguenza di qualcosa che hai creato, permesso o ignorato. E questa realizzazione vuole svegliarti, non sgridarti, perché se le tue scelte passate hanno creato la tua realtà di oggi, le tue scelte presenti possono creare un futuro completamente diverso. Pensa a svegliarti ogni mattina dicendo: oggi ho costruito la mia realtà. Come potrebbe influenzare il tuo modo di agire? Saresti ancora in balia delle distrazioni? Potresti ancora aspettare che qualcun altro ti dia ciò che vuoi? Inoltre, prima di dormire, pensa a cosa hai fatto per migliorare la tua situazione. L'obiettivo non è il dolore, ma la chiarezza. Quando controlli la tua attenzione, prendi il controllo totale della tua vita. Chiedi a te stesso: a quale tipo di cera sto permettendo agli altri di trasformarmi? Stai costruendo la tua vita con intenzione o lasci che le forze esterne, la società, la paura e le opinioni altrui la influenzino? Come cambierebbe la tua vita se avessi il controllo di tutte le tue opzioni? Il potere continua a girare. La domanda è: prenderai il controllo e modellerai la tua vita?
O lascerai che accada qualcosa che non hai mai desiderato? La vita è come un ponte in tempesta. Da una parte è piena di incertezza, dolore e stagnazione. Dall'altra ci sono chiarezza, obiettività e successo. Ognuno di noi deve stabilire un obiettivo e fare un passo avanti per attraversarlo. Ma questa è la verità. La maggior parte delle persone non costruisce mai il ponte. Rimangono all'inizio, ascoltando voci confuse e aspettando una direzione. Ma la direzione non si trova, si crea. Il buddismo insegna il principio della giusta intenzione, la fondazione dell'ottuplice nobile sentiero, un manuale per vivere in modo intelligente. Afferma che avere un obiettivo chiaro allevia la sofferenza. Considera questo: la maggior parte del dolore che provi nella vita non deriva da una sconfitta, ma da un percorso senza una direzione. Il Buddha dice che una mente disciplinata porta alla felicità. Al contrario, l'indisciplina mentale disperde la tua energia. Se la tua vita sembra essere senza direzione, analizza le tue distrazioni e parlane con gli altri. Ma quando la tua mente è concentrata e spinta da un'intenzione chiara, smette di soffrire e inizia a costruire. Molte persone descrivono i loro obiettivi come desideri vaghi, fragili. Il mio desiderio è avere successo o voglio essere felice, dicono. Ma non sanno mai cosa significhi veramente per loro il successo. La felicità non è una meta, è il risultato delle tue azioni quotidiane. Per questo motivo, la saggezza buddista richiede specificità. I tuoi obiettivi devono essere come le assi del tuo ponte, passi solidi, non solo speranze. Invece di dire voglio essere più sano, dichiara sono una persona che si prende cura del proprio corpo e della propria mente. Invece di dire voglio iniziare un'attività, scrivi sono un'impresa che nasce con un obiettivo. Quando scrivi i tuoi obiettivi, li imprimi nel tuo subconscio. Ti trasformi in qualcosa di più di un semplice aspirante. Ora dovresti chiederti: il tuo ponte è stato costruito su un progetto o su desideri? Sono solo desideri vaghi che fluttuano nella tua mente? O i tuoi sogni sono organizzati in modi semplici e realizzabili? Ogni giorno che esiti, il ponte non è ancora finito e il dubbio si fa più forte. Ma c'è un segreto. Il primo ponte è sempre il più impegnativo. Crea un movimento dopo aver stabilito il tuo obiettivo. Per affrontare il dubbio, immagina di essere dall'altra parte del ponte e pensa a chi sei oggi. Il ponte che hai costruito e le decisioni che hai preso saranno ricordate in futuro o continuerai a vivere nell'incertezza? Concentrati sul tuo percorso. Costruisci con intenzione e avanza un passo alla volta con un obiettivo. La tua mente è una forza, come l'antica fucina dove il metallo grezzo viene forgiato in qualcosa che non si può rompere. Tuttavia, c'è una verità che la maggior parte delle persone ignora. Senza calore, il ferro non può essere plasmato. Senza lavoro, puoi perdere il tuo potenziale. E senza disciplina, la mente rimane alla mercé di ogni impulso, distrazione e dubbio. Sei l'artigiano del tuo destino. La domanda è: forgerai qualcosa di forte o rimarrai passivo? I monaci buddisti dedicano la loro vita alla disciplina mentale perché sono consapevoli di una semplice verità. La crescita non è una scelta. La sofferenza deriva dalla stagnazione. Quando resistiamo al cambiamento, evitiamo le sfide e rimaniamo ancorati ai vecchi schemi. Il risultato è l'insoddisfazione, che è l'essenza di dukkha. Ma molte persone sperano che la loro vita migliori mentre si distraggono. Migliorano i loro telefoni, le loro auto e i loro vestiti, ma non migliorano loro stessi. Il Buddha ha detto che gli irrigatori guidano l'acqua, gli arcieri piegano la freccia e gli uomini saggi si disciplinano da soli. L'acqua non trova il suo percorso da sola.
E gli archi non vengono creati accidentalmente. E la mente non raggiunge la maestria con un'esistenza passiva. Deve essere disciplinata. O costruisci la tua mente, o il mondo lo farà per te. Se sei costantemente spaventato, distratto o passivo, la ragione è semplice. Il tuo potenziale è freddo. Non stai alimentando il fuoco. I social media, l'intrattenimento fine a se stesso e l'esplorazione infinita rubano la tua concentrazione, intaccano la tua capacità di risolvere problemi e lasciano il tuo potenziale intatto. Ma cosa succederebbe se, invece di concentrarti su ciò che ti spaventa, ti concentrassi su qualcosa che ti fa crescere? Immagina di sostituire solo 15 minuti di social media al giorno con la lettura di una sutra buddista. In un anno, la tua mente non sarà solo informata, ma anche disciplinata e affilata come una spada. Ora chiediti quale abilità, se la padroneggiassi, cambierebbe la tua vita. È la resilienza? L'attenzione? La disciplina emotiva? Immagina la tua versione futura che ha raggiunto questa abilità, con chiarezza negli occhi e stabilità nel cuore, che aspetta il prossimo passo nella disciplina. E questa è la domanda a cui dovresti rispondere oggi. Cosa succederebbe se il tuo prossimo miglioramento non fosse sul tuo telefono, ma nella tua mente? Invece di inseguire distrazioni temporanee, perché non lavorare sulla tua autostima? La domanda è: riuscirai ad affrontare il calore? Il fuoco è pronto. La disciplina dell'arciere è un'arte. Un arciere non colpisce il bersaglio a caso. Si ferma, si allinea, calma il respiro e solo dopo, con precisione, rilascia la freccia. La disciplina è questa: calma. La concentrazione è l'arco e i tuoi obiettivi sono il bersaglio. Ma la verità è che la maggior parte delle persone non colpisce mai il proprio bersaglio. Non perché non abbiano talento o capacità, ma perché non mantengono la calma abbastanza a lungo. Il buddismo insegna il principio della disciplina etica, ma la disciplina non riguarda la restrizione, bensì la creazione di una struttura abbastanza forte da sostenere la tua libertà. Immagina un fiume senza argini, fluttua senza direzione, distruggendo tutto sul suo cammino. Ma quando ha una struttura, fluisce con potenza, tagliando attraverso le montagne. Le tue abitudini, le tue routine, la tua disciplina quotidiana sono gli argini che guidano il fiume della tua vita. Il Buddha diceva: goccia dopo goccia, il potere dell'acqua scava la roccia. Allo stesso modo le persone sagge accumulano benessere poco a poco. Pensa a questo. Successo, conoscenza, concentrazione non sono eventi isolati, ma il risultato di piccole azioni costanti, ripetute finché non diventano ciò che sei. Ma la maggior parte delle persone sottovaluta il potere dei piccoli atti. Pensano che 5 minuti di meditazione siano troppo pochi per fare la differenza, che leggere una pagina di consapevolezza ogni giorno non cambierà nulla, come una singola goccia d'acqua che sembra insignificante, con il tempo modella la pietra. L'errore che la maggior parte delle persone fa è aspettare la motivazione. Ma la motivazione è come il vento, imprevedibile. La disciplina è la calma che ti mantiene stabile anche quando il vento cambia. Il segreto è collegare nuove abitudini alle routine esistenti. Non limitarti a dire: inizierò a meditare. Invece aggancialo a qualcosa che già fai. Pensa a lavarti i denti e subito dopo medita per 5 minuti. Bevi un caffè, scrivi 3 cose per cui sei grato prima del primo sorso. Quando le abitudini sono ancorate a qualcosa di familiare, diventano automatiche, diventano parte di te. Ora chiediti: quale abitudine dannosa non riesci a lasciare andare? Qual è la singola, piccola azione che potrebbe trasformare la tua vita se ripetuta ogni giorno?
Non c'è arciere che colpisca il bersaglio senza pratica. Non c'è fiume che scavi una valle senza tempo. E non c'è mente che trovi la chiarezza senza disciplina. Qual è un'abitudine che potrebbe rivoluzionare il tuo anno? Immagina te stesso tra un anno. Più concentrato, più disciplinato, più in controllo. Quella versione di te è costruita un'azione alla volta. Farai questa scelta? La vita è un fiume imprevedibile e incontrollabile. Alcuni giorni la corrente ti spinge in avanti senza sforzo. Altri ti trascina in correnti di stress, dubbio e frustrazione. La maggior parte delle persone passa la vita combattendo le correnti, esaurendosi su cose che non può controllare. Ma la vera saggezza non si trova nel resistere al fiume, bensì nel diventarne l'argine, stabile e saldo. Il buddismo insegna l'equanimità, l'arte dell'equilibrio e la capacità di rimanere impassibile di fronte al caos esterno, perché la tua fondazione è interiore. Qui il buddismo incontra lo stoicismo. La pace non si trova nel cambiare il mondo, ma nell'ancorarsi a ciò che si può controllare. Il Buddha ha detto che la pace proviene dall'interno, non cercarla all'esterno. Ma la maggior parte delle persone cerca la pace nei posti sbagliati. Cercano di controllare gli altri, si ossessionano sul futuro e si struggono per il passato. Lottano contro il fiume invece di rimanere fermi sul proprio argine. La verità è che ci sono solo 3 cose che puoi controllare: i tuoi pensieri, le tue azioni e le tue risposte. Tutto il resto è solo acqua. Non puoi controllare come gli altri ti trattano, ma puoi controllare come reagisci. Non puoi controllare le tempeste della vita, ma puoi controllare come ti prepari ad affrontarle. Eppure, troppo spesso sprechiamo energia su cose fuori dalla nostra portata. Le opinioni degli sconosciuti, le aspettative della società, gli errori del passato. Ma cosa succederebbe se, invece di cercare di controllare l'incontrollabile, tu capissi ciò che è già nel tuo potere? Ecco una semplice pratica. Quando lo stress aumenta, chiediti: posso risolvere questo problema? Se la risposta è sì, affrontalo. Se la risposta è no, visualizzalo mentre lo metti nel fiume e lo lasci andare. Immagina le tue preoccupazioni che fluttuano via, dissolvendosi nella corrente, perché più energia sprechi su ciò che non puoi cambiare, meno potere hai per forgiare ciò che puoi. Chiediti: contro quale fiume sto nuotando? È il bisogno di validazione? La paura dell'incertezza? Il desiderio di controllare risultati che non sono mai stati tuoi? Immagina quanta energia recupereresti se semplicemente lasciassi andare, se smettessi di lottare e rimanessi fermo. Perché la vera concentrazione non riguarda solo dove dirigi l'attenzione, ma anche ciò che scegli di lasciare andare. Il fiume si muoverà sempre, il mondo cambierà sempre, ma il tuo potere non è nel fermare il flusso, bensì nel rimanere saldo e inamovibile. Continuerai a lottare contro la corrente o diventerai l'argine del fiume. Il 6° punto: la fenice della giusta visione. Il fuoco distrugge, ma crea anche. Le forze che fanno bollire la roccia sono le stesse che la rendono più forte. I metalli che si sciolgono nella fornace sono gli stessi che vengono forgiati. Il buddismo insegna la fenice della giusta visione. La capacità di vedere chiaramente, di riformulare la sofferenza, di riconoscere che la paura è inevitabile, ma la sofferenza è un'opzione. La saggezza del Buddha ci ricorda che ciò che ti spezza è spesso ciò che ti costruisce. Pensa ai fallimenti nella tua vita, ai rifiuti, alle sconfitte, ai momenti di dolore. E se non fossero punizioni, ma preparazioni? E se, invece di essere scomparso, tu fossi stato piantato? Ogni grande trasformazione è preceduta da una prova. Il fuoco non è lì per distruggerti, ma per affinarti. Quando la vita ti mette a terra, non chiedere: perché è successo a me?
Ma come può questo evento servire a me? Questo cambiamento di prospettiva cambia tutto. Il fallimento di un'azienda ti ha costretto a innovare. La fine di una relazione ti ha insegnato l'autostima. Un'opportunità persa ti ha indirizzato verso qualcosa di più grande. Ogni fallimento porta il seme della rinascita, se scegli di vederlo in questo modo. Ecco una semplice pratica. Dopo ogni sconfitta, scrivi una frase. Questo è successo per me, perché forse ti sta insegnando la resilienza, forse ti sta rivelando una verità che hai ignorato. All'inizio la tua mente resisterà, perché la paura richiede scuse. Ma quando ti trasformi da vittima a studente, ogni perdita diventa una lezione, ogni fuoco diventa carburante. Quindi chiedi a te stesso: quale fuoco sto evitando che potrebbe farmi rinascere? Quale sfida, quale rischio, quale difficile verità sto fuggendo quando in realtà è proprio ciò che potrebbe trasformarmi? Un'ultima lezione. La luce della priorità. Una luce non cerca di navigare, non fluttua senza meta né si lascia trascinare dalle onde. Rimane salda, spostando la sua luce in modo che gli altri possano trovare la loro strada. Ma la maggior parte delle persone non è come le luci. Si perdono nella tempesta, spostate da distrazioni, da obblighi. Dicono di sì a tutto e poi si chiedono perché si sentono persi. La priorità non è solo ciò che scegli di fare, ma anche ciò che scegli di ignorare. Lo Zen insegna l'Ichigo Zamai, la pratica di immergersi in un'unica attività. È la disciplina di fare una cosa con attenzione, non a metà, non in multitasking, ma con tutto il tuo essere. Ma nel mondo di oggi, le persone trattano l'essere occupati come un distintivo d'onore. Corrono da un compito all'altro, controllando le notifiche, rispondendo ai messaggi, inseguendo ciò che è urgente mentre ignorano ciò che è veramente importante. Così facendo, disperdono la loro concentrazione, raffreddano la loro passione e diluiscono il loro obiettivo. I maestri Zen avevano un semplice mantra: quando cammini, cammina e basta. Quando mangi, mangia e basta. Sembra ovvio, ma chiediti: quando è stata l'ultima volta che ti sei concentrato veramente sul fare una sola cosa? Ogni volta che dici sì a una distrazione, dici no alla maestria. Ogni momento speso in cose banali è un momento sottratto al tuo vero scopo. Cosa succederebbe se, invece di perseguire distrazioni temporanee, lavorassi sulla tua autostima? La domanda è: puoi resistere al calore? Il fuoco è pronto.